Buongiorno a tutti, ecco un nuovo pacco di materiale dalle Bimbi. Cerco di farvelo vedere, è un po' grande. Qui ho nascosto l'indirizzo con un'agendina di Tiger e non vedo l'ora di mostrarvelo perché ho preso del nuovo materiale creativo che è un po' particolare e man mano che appunto farò uscire dalla scatola i singoli oggetti vi spiegherò di cosa si tratta. Bene, quindi lo apro subito. L'imballaggio interno è sempre molto curato. Ho tolto tutto dal pacco e cominciamo quindi dagli omaggi. Prima di tutto c'è sempre in ogni pacco uno di questi rotolini con varie scritte ed è sempre un omaggino molto carino. Poi con i punti ho preso questo, è Fimo Effect ed è il colore Blue Ice Quartz 306. La consistenza mi sembra molto morbida, quindi è molto fresco il panetto. Rimanendo sempre in tema di paste polimeriche, ho preso questa della Premo, guardate che effetto, che è il Frost White Glitter, molto carino, non vedo l'ora di provarlo. Invece della Cernit ho preso questi due che sono della nuova linea Metallic, uno è rose gold praticamente, un colore che va moltissimo, e il color champagne, guardate che belli, che effetto. Poi ho preso questo colore acrilico della Americana Deco Art, questo è un ocra, lo consiglio sicuramente perché è una buonissima marca di acrilici ed ha una buonissima aderenza. Per le mie creazioni in resina poi ho preso questo pacco che ha diversi formati di sassolini e di sabbia. Sono molto leggeri, non vedo l'ora di provarli su qualche creazione. Qui invece ho preso un po' di colori e di medium della Vallejo, che è una marca di acrilici che sono proprio formulati per il modellismo. E voglio proprio provarli perché hanno anche degli effetti particolari. Vi mostro cosa ho preso. Ho preso ad esempio questo che è proprio un colore acrilico color oro. Questo è sempre acrilico gloss white. Questo è un gloss black. Ho preso appunto bianco e nero perché servono sempre. Questo è silver, quindi l'argento. Questo è il craquelé medium che devo capire come usarlo, però dovrebbe fare appunto l'effetto craquelé. Questo è una vernice gloss, sempre a base di acrilico, e questo qui è un metal medium acrylic resin, devo studiarmi bene la faccenda, ed è un medium metallico. In ogni caso appena userò questi due ve li farò vedere perché appunto sono molto curiosa di vedere il risultato. Qui c'è appunto, qui e qui c'è scritto come usarli e vedrò insomma cosa ne esce. Poi ho preso queste palettine che sono un po' tante e sono o per fare dei segnalibri oppure per mescolare la resina, soprattutto se ne metti tanta vanno molto bene questi, li mescoli benissimo. Poi c'è questo pacchettino qui, c'è un po' di tutto. Ci sono altre palettine di un altro formato sempre per fare i segnalibri o per mescolare la resina. Poi ho preso queste basi per collana, sono già pronte. Questi sono, non mi ricordo più, una base per bracciale, sono in alluminio, molto leggeri. Poi questa deve essere un'altra base per bracciale in acciaio. E questa è sempre in acciaio inox, una base per collana. Ne ho presi di differenti formati. Anche questa è una base per collana sempre in acciaio. Per ultima, ma è la cosa che aspettavo con maggior trepidazione, è la resina UV della Lisa Pavelka Magic Gloss. La tiro fuori dalla sua confezione. Questa è una resina speciale, costa anche di più rispetto alle altre resine
perché è l'unica, a quanto ne so, che è totalmente atossica, certificata atossica. Si asciuga con l'UV light, quindi con la macchina apposita, oppure con la luce diretta del sole. Questo è il flacone più grande, la versione appunto più grande, ce ne sono anche di più piccole, e dentro la confezione c'è questo tappo per dosare meglio la resina per colarla sulle creazioni. Scrivetemi nei commenti se avete già utilizzato qualcuno di questi prodotti, soprattutto i colori e i medium della Vallejo, perché io attualmente non so assolutamente come usarli. Ci vediamo al prossimo video, ciao!